Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, domenica dolce per quanto riguarda il risultato e i 3 punti portati a casa ieri contro il Sassuolo, amara, amarissima perché continuano gli infortuni in casa Napoli e se nel prepartita c'era chi inneggiava chiedete al medico per quanto riguarda la situazione, infortuni, rientri e tempi di recupero, nel post partita siamo pochi, servono calciatori dal mercato. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una spinta all'algoritmo. Prima di passare alla partita, perché ci sono delle cose da analizzare per quanto riguarda i numeri ed una prestazione che è totalmente diversa dalla partita giocata contro il Parma, anche se lì hai preso un punto e qui ne hai portati comunque 3 a casa, dobbiamo comunque fare una distinzione tra le due partite perché ho visto delle pagelle tra il Parma e il Sassuolo che a me non tanto suonano, ma ci arriviamo perché gli infortuni la fanno da padrone. Perdiamo Amir Rachmani e il mattino sottolinea come ieri Amir Rachmani si è toccato con insistenza il muscolo posteriore della coscia sinistra. La buona notizia è che non si tratta dello stesso infortunio di qualche mese fa, quando invece era stato il bicipite femorale della coscia destra a tenerlo fuori dai giochi. Non si tratta quindi di una ricaduta. Questa mattina al centro sportivo di Castelvolturno il difensore verrà sottoposto ad esami strumentali con la massima urgenza per capire se Rachmani sarà convocabile o meno per il match di Champions contro il Copenaghen. Togliamoci dalla testa che Rachmani possa essere convocato per il match di Champions contro il Copenaghen. Poi alzo le mani, può darsi pure che si è toccato, sia stato applicato il ghiaccio, sia uscito dal campo in maniera precauzionale. Non credo proprio, anzi sono consapevole che perderemo Amir, credo almeno per, diciamo, in maniera rosea, forse 3-4 settimane, ed è un calendario molto fitto con tantissimi scontri e partite che ci vedranno poi affrontare sia squadre molto attrezzate sia piccole dove noi non stiamo facendo tanto bene contro squadre poi di media classifica. Tanto è vero che c'è il Copenaghen, arriverà la Juve, dopo la Juve ci sarà il Chelsea e si terminerà il 1 febbraio con la Fiorentina. Metto questa partita comunque come terminale solo per la situazione mercato, quando diciamo non potrai far più niente dopo la Fiorentina, e dopo infatti la Viola arriveranno il Genoa, la Roma e l'Atalanta, quindi diciamo che fino al 22 di febbraio ne vedremo delle belle e serve sicuramente a livello numerico qualcos'altro, ma comprarne 10, 15, anche ammesso che diciamo non hai il blocco del mercato e quindi puoi farlo, comprarne 10, 15, 8, 7, 5 calciatori nuovi per farne uscire altri 5. A che serve se li fai giocare 3 partite e poi li devi tenere per 3, 4, 5 partite in panchina? Noi abbiamo, non in panchina, anzi in tribuna per infortunio. Noi abbiamo fatto un video analizzando il secondo anno al Chelsea, il secondo anno all'Inter, il secondo anno al Tottenham dove c'era il doppio impegno e la situazione è la stessa di quella che stiamo vivendo oggi a Napoli, anzi a Napoli è molto più esasperata perché lì da gennaio in avanti diciamo che andarono a calare gli infortuni. Oggi ci ritroviamo a contarne comunque altri 2 nella partita di ieri perché Elmas ha preso una botta alla tempia ma sta bene, non è un infortunio, ma dal punto di vista muscolare Rachmani e Politano preoccupano e non poco. Perdiamo il miglior centrale che abbiamo in rosa, colui che comanda la difesa, anche se abbiamo comunque in squadra il prime di Juan Jesus che ci ha salvato anche ieri in un paio di circostanze, così come Milinkovic Savic che ha tenuto il risultato comunque sull'1-0, abbiamo portato a casa i 3 punti. Non sono assolutamente d'accordo su chi dice sì, ma è un periodo nero, c'è la sfortuna, poteva esserci fino a qualche mese fa, novembre, potevo anche starci a questo discorso. Vanno cambiati assolutamente i metodi sia di allenamento e sia di recupero, perché pur facendo giocare lo stesso 11 perché sei in emergenza e quindi stai sfruttando determinati calciatori ogni 3 giorni, bisogna pure calcolare, diciamo, il recupero nei 2 giorni che non giochi. Non è che poi giocano sempre gli stessi, ma si continua a martellare. Arriveranno per forza gli infortuni, a meno che non si parla di cyborg come può essere un Di Lorenzo, come McTominay che sicuramente ha subito qualcosina
durante questa stagione, ma poco come Højlund, quindi prima o poi toccherà a tutti e anche in maniera ripetuta, perché Rachmani non è il primo, Politano non è il primo infortunio di quest'anno, dobbiamo cambiare assolutamente. Se ci viene detto chiedete al medico, noi sappiamo per certo che i medici analizzano tutti i dati e la scheda, diciamo, di prestazioni a livello muscolare di un calciatore, poi i dati passano allo staff di Conte e all'allenatore stesso. Se abbiamo lacune nell'analizzare dati tra staff di Conte e allenatore stesso, allora bisogna risolvere il problema. Non possiamo andare avanti giocando, diciamo, sempre con calciatori contati e con una panchina striminzita. Si chiedono calciatori dal mercato, benissimo, ma a qual pro? Inserirli, integrarli dal punto di vista tecnico-tattico per far che? Per poi, diciamo, fargli trovare una condizione fisica che soddisfi il mister e lo staff, poi va a finire, si tocca il polpaccio, si tocca qualche muscolo e lo teniamo fuori. Per me bisogna solo rivedere questa situazione, allenamenti, preparazione, riposi, defaticare, perché è evidente che ci sia qualcosa che non va. La partita con il Sassuolo cosa ci dice? Ci dice che nei numeri è stata giocata molto peggio della partita contro il Parma, dove hai preso un punto lì e porti 3 punti a casa con una partita giocata decisamente peggio. Fioccano i 6, le sufficienze, i 7 nelle pagelle per la partita di ieri e le insufficienze nella partita contro il Parma. Io non sono assolutamente d'accordo, tanto è vero che ci sono delle incongruenze nei giudizi per quanto riguarda il Napoli, ma in Italia lo sappiamo, si è risultatisti e quindi si indirizzano i voti e le pagelle in base poi ai punti che porti a casa. La partita di ieri 0,58 di XG, 53% di possesso palla contro il 47% del Sassuolo, 21 tiri per il Sassuolo, 11 per il Napoli, 4 nello specchio per ambedue le squadre, ma le cose che abbiamo sbagliato, dove poi abbiamo sofferto, sono la precisione dei passaggi, i lanci lunghi effettuati male per quanto riguarda la percentuale realizzativa e quindi hai dato all'avversario campo, palla e opportunità di pareggiare il match. 83% di passaggi riusciti contro oltre il 90% di passaggi riusciti contro il Parma, e abbiamo i lanci lunghi, ad esempio, con un 29%, 13 lanci su 45 andati a buon fine contro i 21 su 46 del Sassuolo, 54% contro il 67% di passaggi offensivi riusciti in favore del Sassuolo, 47 su 87 noi e 71 su 106 loro, 4 cross su 9, 5 su 16 per loro, ma comunque dal punto di vista dei cross diciamo che non è che è un caso, ma c'è un Vergara che ha fatto un'ottima partita e comunque lo vorrei vedere in campo più spesso anche dal primo minuto. 14 rimesse laterali a 19 e dal punto di vista della territorialità è stato giocato il 30% nell'area di rigore del Napoli o a ridosso dell'area di rigore diciamo nostra, il 22% nell'area di rigore del Sassuolo o a ridosso dell'area di rigore loro e il resto a centrocampo. Sono numeri che diciamo devono far riflettere, perché hai dato troppo campo ad una squadra che poteva farti assolutamente male, con un'idea di gioco ben prefissata da Grosso, che ha sempre impostato le partite così, e ringraziamo anche il Sassuolo e il loro mister per essere venuti a Napoli a giocarsi la partita, non come fa qualcuno che in conferenza stampa già preannuncia il pullman davanti alla porta e quindi diventa complicato, diciamo, sfondare o vedere partite che si sbloccano e al limite l'avversario che deve recuperare. Dal punto di vista dello spettacolo è tutta un'altra situazione. Poi che mi tengo assolutamente stretto i 3 punti, questo non c'è ombra di dubbio, ma che dobbiamo sicuramente rivedere qualcosina, che altrimenti non ne usciremo molto felici tra qualche mese o tra 4, 5, 6 partite che siano, perché ci giochiamo la stagione, ci giochiamo l'eventuale passaggio ai playoff in Champions, ci giochiamo comunque questa lotta alla qualificazione alla prossima Champions in Italia, scudetto compreso, in Serie A, perché le partite sono tutte ravvicinate e diventa complicato poi
prestare allo stesso modo in tutti i match, schierando quasi lo stesso 11. È un Napoli che è normale che sia stanco, è normale che cerchi durante il match di tirare un attimo i remi in barca ragionando. Non è stato facile ieri, non ci si è riusciti perché il Sassuolo continuava ad aggredire e ogni palla persa diventava poi un'azione che poteva diciamo diventare pericolosa. C'è stato il nostro Juan Jesus che con un paio di chiusure e Milinkovic Savic hanno tenuto il risultato comunque congelato sul minimo vantaggio con il gol di Lobotka che non segnava da secoli, e quindi serata da incorniciare, ed è una serata strana perché segna Lobotka, Mazzocchi addirittura di volée poteva raddoppiare da fuori area e avresti preso questi 3 punti poi con un 2-0 e con una prestazione rivedibile. E invece a Parma giochi a calcio, cerchi di sfondare l'avversario e metterlo alle corde e porti a casa solo un punto. È il calcio e noi lo accettiamo, però non si può, dal punto di vista di bacini di utenza enormi e programmi che poi vai a seguire inevitabilmente ogni volta che gioca il Napoli, finisce la partita e vai un attimo a diciamo renderti conto di ciò che hanno visto gli altri in determinate trasmissioni, e io mi ritrovo sempre allo stesso punto. Vinci la partita, ci sono delle considerazioni, pareggi la partita o al limite la perdi pur facendo 30, 40, 50 tiri in porta, verrai comunque giudicato come una squadra che ha avuto una prestazione infelice perché poi non hai portato a casa un punto, 0 punti, che siano hai perso, hai pareggiato. Quindi il risultatismo sì, ma per quanto riguarda l'analisi delle prestazioni lo possiamo anche mettere da parte. Ci teniamo i 3 punti, per amor di Dio, ma bisogna poi andare a vedere che cosa non ha funzionato, perché se il Napoli ha in una giocata codificata, ad esempio, il lancio lungo, Savic sulla punta, e abbiamo visto dai dati, non tenevano bene 40 su 60 ad esempio di lanci, allora c'è qualcosina che non va e va rivista. Poi gli errori sono dettati dalla stanchezza, gli errori sono dettati da una situazione di appannamento dal punto di vista mentale, perché non puoi stare sul pezzo tutti i 90 minuti ogni 3 giorni con gli stessi uomini, e quindi ne esce la partita di ieri dove hai concesso all'avversario campo e palloni che potevano essere sanguinosi. Se li concediamo a qualcun altro con una qualità tecnica maggiore di quella che può mettere il Sassuolo in campo, stiamo sicuri che la partita non finisce 1-0 e non ti porti a casa i 3 punti, e tutti i salottini che contano sicuramente non se ne escono con 7 in pagella, 6,5, 7,5. Che partita, 6,5 in difesa, comunque abbiamo retta, eccetera. Assolutamente no. Se pareggiavi ieri era un bagno di sangue anche per quanto riguardava le pagelle di questa mattina. Quindi non ci prendiamo in giro e sappiatele analizzare le partite e le prestazioni al di là del risultato poi che ne scaturisce. Questo è quanto, sempre Forza Napoli. Ci vediamo nel prossimo video, sperando di aver saputo qualcosina in più sui tempi di recupero di Rachmani e Politano, e facendo gli scongiuri che non si faccia male più nessuno, perché se vengono richiesti i calciatori dal mercato, ma bisogna essere consapevoli che la situazione del mercato soft del Napoli non aiuta, quindi non credo fin quando potremo cambiare i calciatori che non giocano e sono seduti in panchina e farne entrare di nuovi che possono dare una mano alla causa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.